Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Assassinio sull'Orient Express. Anche questo episodio è stato registrato settimane fa, ma intanto continuano le indagini del baffo che cerca di capire chi sia il mancino. Tuttavia per ora pare che ognuno abbia un alibi di ferro, almeno scopriamo chi sia a fumare le sigarette elettroniche, tuttavia troviamo l'arma del delitto. Buona visione! Credo che la cosa migliore da fare sia ritornare a parlare con Book. Oddio, dobbiamo capire chi è il fumatore a sto punto. Beh, ovviamente intendo fumatore di sigaretta elettronica. Most of the passengers pass by the bar during the day. They eat, drink, write. Maybe I can use this information for my investigation. Sì, basta fargli scrivere qualcosa e il gioco è fatto. Qual è il modo migliore per capire se qualcuno è destrorso o mancino? Chiedere al signor Fauché di osservare la mano dominante dei passeggeri. In effetti ci potrebbe dare una mano il barista. Good. It could work. He appears to be an observant young man and serves the passengers regularly. E soprattutto c'ha la cioccolata quella svizzera, ma quella buona. Qual è il modo migliore per capire se qualcuno è destrorso o mancino? Chiedere a tutti di scrivere qualcosa, l'ho detto pure io. Brilliant. If I ask them to write something trivial, they may do it instinctively with their dominant hand. Sì, l'idea è buona e potrebbe funzionare. Qual è il modo migliore per capire se qualcuno è destrorso o mancino? Beh, ricordare se le persone che ho già osservato hanno usato la mano destra oppure la sinistra. Il problema è che bisogna far mente locale. I will remember which people use their right or left hand. Ottimo, vediamo quindi di proseguire con la nostra Mademoiselle indagine. Debenham, I have a few questions for you. Of course. Che mi sa dire di quello strano inciucio col capitano? Let's start with your movements last night. There's little to tell. I went to bed and slept. Did you know the man who was killed? I saw him for the first time during lunch yesterday. Did you notice anything about him? Well, if I believed in auras, I might say he seemed dark. Beh, mi ha detto qualcosa di ovvio, signora. Would you mind writing your address on this paper for me? Not at all. Ok, lei è destrorsa. That's it. Mademoiselle Debenham is right-handed. Presumo che il mancino sia molto difficile da trovare, onestamente. Pensate se è ambidestro? Che fregatura. Do you recall what time Mademoiselle Olsen went to get some aspirin from Madame Hubbard? I remember glancing at the clock. She left our room just after 10:30 p.m. Was she away for a long time? About 5 minutes. That confirms what Madame Hubbard told me. Sì, ma non cambia più di tanto. Voglio dire, quell'altro è stato ammazzato un paio di ore dopo. Do you smoke by any chance? No, I never have. Ok, quindi non è lei. Do you own a scarlet nightgown? No, it isn't mine. Whose then? I don't know. What do you mean? You do not say, I have no such thing. You say, it isn't mine, meaning that you know who it belongs to, am I correct? Oh, I see. No. I woke up this morning about 5 a.m. with the feeling that the train had been standing still for a long time. I opened the door, and I saw someone in a scarlet kimono some way down the corridor. Her back was turned. It was impossible to see who it was. I understand. Noi invece a che ora l'abbiamo vista la tizia? Alle 1:40 se ben ricordo. Thank you for your assistance, mademoiselle. Sì, è stata abbastanza disponibile. L'unica altra tizia è la signora, credo che fosse svedese o tedesca. Mademoiselle, I am sorry to disturb you, but I need to ask you a few questions. Are you the investigator? I am. We are lucky che you toccata are di on the baffo train. sexy. What do you want to know? Sembra una signora molto timorata di Poirot, I hear, mademoiselle, that you were the last person to see the murdered man alive. I do not know. It may be so. I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. It was a most awkward mistake. You actually saw him? Yeah, he was reading a book. And what did you do after that, mademoiselle? I went in to the American lady, Mrs. Hubbard. I asked her for some aspirin, and she gave it to me. I usually carry extra aspirin for the refugees, but I gave mine to a camp in Turkey. They needed it more than me. Ok, quindi la signora è chiaramente svedese, età direi almeno 46 e... aspetta, se ha distribuito delle pillole sicuramente è un'infermiera.
Ok, tutto corretto. Come ho detto, non mi sembra una persona molto pericolosa, però allo stato attuale non possiamo fidarci di nessuno. Did Mrs. Hubbard ask you whether the communicating door between her compartment and that of Monsieur Ratchet was bolted? Yes, And was it? yes. And after that, what did you do? After that, I went back to my compartment, took the aspirin, and lay down. That was around 10:50 p.m. Ok, fin qua combacia tutto. Is there anyone else in your compartment? Yeah, a young English lady. Very nice, very amiable. After the train left Vinkovsky, did she leave the compartment? No, I am sure she did not. Why are you so sure if you were asleep? I sleep very lightly. I am used to waking at a sound. I am sure that if she had come down from the berth above, I should have awakened. Did you yourself leave the compartment after that? Not until this morning. Aspetta. La tizia di prima ha detto che lei si era svegliata alle 5 tuttavia. Do you have a scarlet silk kimono, mademoiselle? No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. Eren Jaeger, è tutto confermato a quanto pare. Do you smoke, mademoiselle? No, I can't stand the smell of tobacco. Ok, quindi la sigaretta non è sua. Perhaps you will be so amiable as to write me down your address. With pleasure. E anche lei scrive con la destra. Mademoiselle Olsen is indeed right-handed. E la cosa strana è che stava scrivendo sopra del testo scritto da qualcun altro, quindi è anche rincoglionita. This was a very interesting conversation, mademoiselle. I thank you. If you have any other questions, I'll be in my compartment. Good luck, Mr. Poirot. Sì, ma ci sono delle informazioni discordanti. Non combaciano. Vedi che c'è una contraddizione. Torniamo alla mappa mentale. Seleziona 2 elementi che rivelano la contraddizione nelle testimonianze della signora Debenham e della signorina Olson. Secondo la signorina Olson, la signorina Debenham ha dormito tutta la notte, mentre invece la signorina Debenham ha visto la donna con il kimono rosso in corridoio alle 5 del mattino. Strange, this story. If Mademoiselle Olsen is such a light sleeper, why didn't she tell me about Mademoiselle Debenham getting out of bed? She even made a point to tell me the opposite. Ma anch'io di solito ho il sonno leggero, però può capitare che mi hanno detto: oh, hai sentito il temporale stanotte? No, perché quella notte magari ero più stanco del solito, vai a sapere. Rilevare le mani dominanti. La signora Hubbard è destrorsa o mancina? Aspetta, se usa la destra, quindi probabilmente scrive con la destra. Si può dedurre che il mancino, come ho detto, sia quello più difficile da trovare. Il signor Michel, sì, ho notato che scriveva con la destra. Non so perché, ma chi è mancino lo noto di solito. Non che ci sia nulla di strano, dico solo che lo noto io. Beh, a sto punto dobbiamo riparlare con la Olson. Vediamo di raggiungerla appena possibile. E dobbiamo anche andare dal signor Fauché. No, tu hai più come l'uomo che c'ha i cioccolatini, quelli buoni. Allora, aspetta che posso tenere sotto controllo la situazione. Di te non so molto. Tu sembri utilizzare la mano destra. I'll keep an eye on them instead. Ok. Ciccio, dammi tutti i cioccolatini, questa è una rapina. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? It is, of course, about the murder of Monsieur Ratchet. Can you tell me your movements last night? I understand. Yesterday evening, I took a break at Vinkovsky station with Hotaru. We then went to our quarters in the staff accommodations, a section of the luggage car. Freya was there reading, and I went to bed right after. Freya is there now, I think, and Hotaru is in the kitchen. Ok. They can verify my story. What time was this? 11:30 p.m. or a bit after. The snow is beginning to fall heavily. I see. Thank you. Potrebbe essere stato lui, Se avesse fatto un coltello con la cioccolata di suo padre, magari Ratchet era pure diabetico, oltre al danno alla beffa, poretto. Can you write your address on this paper, please? You want to pay me a visit? Who knows, Monsieur Fauché? Ci stava provando con me? Hai capito il furbacchione, He is right-handed, there can be no doubt. Maledetto mancino che continui a sfuggirmi. Are you a smoker? I'm trying to quit, but yes. I'm now down to just 1 pack of cigarettes a week. If you're looking for a heavy smoker, you should talk to Hotaru. Ah, beh, ovviamente, è già incazzato con la vita. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions.
Non dovevamo reclutarlo e tutte cose. Vabbè, lo possiamo forse fare in un secondo momento. Vediamo di raggiungere intanto il cuoco e ovviamente anche la pasticcera. Sa mai che rimedio qualcosa di buono da mangiare che non mi dispiacerebbe. Book! So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I will report to you as soon as I can. La parte difficile è capire chi stia mentendo, perché se ti danno delle informazioni sbagliate, rischi che l'indagine vada a farsi benedire. Signore, che succede? C'ha il mal di panza, c'ha lo squaraus, c'ha la diarrea quella brutta brutta. Ah, Monsieur Maury, would you have a few minutes to give me? I have some questions to ask you. Do I look like I can answer questions? The room is spinning. My head is about to explode. You were celebrating last night? Celebrating when Freya always wins. Ah, what am I saying? Se non lo sa lei. If you want my answers to your questions to make sense, help me recover. You see there, the magnet on the fridge. That is my special recipe. I call it my day after survival tonic. If you could make me my special tonic, I might survive long enough to answer your questions. John knows the recipe very well. He can help you with the preparation. Very well, Monsieur Maury. If I must, I must. I will make you your day after survival tonic. L'hanno tradotto male, in realtà è il tonico da survivalista del giorno dopo. Allora, lui chiaramente è giapponese, ha 55 anni. L'ingegnere, no, fa lo chef, chiaramente. Come ti progetta lui i ponti con il cibo, pochi ci riescono, ma vabbè, dettagli. Allora, a quanto pare mi devo anche improvvisare un po' chef, ma vabbè, dettagli, anzi mixologo in questo caso, mi sa. Tonico dei giorni difficili, succo di mezzo limone, 15 cl di acqua frizzante fresca, 6 foglie di menta, 5 cl di succo di zenzero. Ah, schifo lo zenzero, sì, so che fa bene, ma vabbè, dettagli. E qui abbiamo la menta, ottimo, non mi pare di vedere molto altro. Cosa c'è di bello in frigorifero? Oh, wow, cosa sto guardando? Dovrebbero essere delle scatole. Il risultato è un pochettino discutibile, eh. Mentre invece qui abbiamo un limone, ma in verità a noi ci serve il succo di mezzo limone, che possiamo probabilmente spremere qui. Vai, gira. Come devo fare? Così e poi lo devo girare? Ok, è stato... I'm missing half of the tonic ingredients. Dicevo, è stato più imbarazzante del previsto. Presumo che dal frigorifero di qua possiamo prendere l'acqua tonica. Ah, c'è una sola bottiglia, anche volendo. Non ti puoi sbagliare, se siamo fortunati. Qua c'è lo zenzero. I have all the Perfetto. ingredients for Monsieur Maury's tonic. I have to go and see Monsieur Fauché so he can prepare it for me. E c'è stato un periodo in cui facevo pisciare sotto l'assistente dicendo con accento tedesco zenzero! Non chiedetemi perché. Se mai incontrate l'assistente per strada, andate in parte e urlate zenzero! Vediamo un po' come reagisce o se vi accoltella male la faccia. Potrebbe accadere anche quello. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course, how can I help? Dammi la cioccolata! Porca miseria, è quello che voglio in realtà. Monsieur Fauché, I need your help to prepare a cocktail. What is this phrase? This is music to my ears. What can I fix for you? A mojito? A gin and tonic? Or perhaps a martini? Shaken? Not stirred? Non sono It's not for 007. me, but for Monsieur Maury. Ah, his day after survival tonic. Unfortunately, I know it well. Here is everything that was listed on the magnet. Excellent! I can take it from here. Mr. Poirot, I'm uncertain about the lemon juice. Is it half a lemon or a full lemon for the Metà. recipe? Stai cercando di ingannarmi, gioco? Half a lemon. I can't remember if Hotaru prefers it with ginger or without. Do you remember? Se te l'ho portato vuol dire che ci vuole lo zenzero, se no perché cocchio giro con dello zenzero in tasca? I can assure you that he will want the ginger. Olle, a posto? Sì, c'è bisogno di fare il fighettone, eh. Tira fuori il cioccolatino e tanti saluti. Mi domando se è più scenico che There altro you are, tutto ciò. sir. Hotaru will be himself again. Excellent. Thank you very much. Non lo berrei mai in nessun universo parallelo. Non mi piace né la menta
nello zenzero. Sì, sono tutte cose che fanno bene, eh. Non dico di no, come dicevo, lo zenzero per lo stomaco e il resto, soprattutto io che soffro di gastrite, dovrebbe fare miracoli, ma fa schifo. Un tempo ero in grado di mangiare e digerire qualunque cosa a qualunque ora. Poi ho fatto questo lavoro e adesso la mia digestione è completamente sminchiata e sto male che non ci avete neanche idea. Here you go, Mr. Mori. I hope this will help you. Thank you very much. Please give me a moment while this takes effect. It will be a while, I'm afraid. But I will not move from the kitchen. Since I have to wait, do you know where I can find Mademoiselle Nielsen? She is in the staff quarters in the luggage car. If the door is locked, John will have the key. Thank you. I will return. I hope you have a speedy recovery. Guardi, peggiore delle ipotesi, se non entra dalla bocca facciamo un bel clisterozzo e vedi che si combina. Cioè, ero da Jean un secondo fa. Ah, sei arrivato qua, Ciccio. Va che ometto gentile che non sei. Monsieur Mori told me that you are the one who has the key to open the luggage car door. I will need it. Yes, that's right. Here it is. Please don't forget to give it back to me. I will not forget, Monsieur Fauché. Ma in realtà Poirot stava scherzando, si sarebbe tenuto la chiave perché era stronzo dentro. I have a favor to ask. Could you visit the passengers who are in their rooms and explain there has been an error with their allergy and diet form? But, Monsieur Poirot, I made no errors. Of course not. Call it a computer error. Yes, it is possible, but even if I can see this is part of your investigation, I do not understand it. I would ask that you observe which hand each passenger uses. Ah, you wish to know if they use the right or left hand when they write? That is my intention. I will take on this mission for you. Excellent. È gasatissimo, porca la miseria. Allora, non possiamo tornare indietro, ovviamente, quindi vediamo di raggiungere la signorina Nielsen, la nostra pasticcera. Sì, però nessuno mi ha ancora portato nulla da mangiare. Provate almeno a corrompermi con del cibo, bevande e tutte cose. Ovviamente la porta era chiusa a chiave, altrimenti That's it. It's open now. non avrebbero parlato della chiave stessa. Buongiornissimo. Eccola laggiù, la vedo un po' preoccupata. Weila, ci siamo divertiti ieri sera, eh? Empty rum bottles? Ah, e ora ho capito perché ha detto che la signorina Nielsen continuava a vincere. Guarda, guarda. A deck of cards. I suspect they were reading diamonds and spades instead of books. Ah, sì, è vero. Il barman ha detto che la signorina Nielsen stava leggendo. Giustamente non possono andare a dire che stavano scommettendo, gioco d'azzardo e tutte cose, perché sì, sarebbe di cattivo gusto e probabilmente rischierebbero il posto di lavoro. Buongiornissimo. Hello, Mademoiselle Nielsen. May I ask you a few questions? I don't have a minute. My career is ruined, and it's not my fault. But how did this terrible thing come to pass? My supplies, passenger luggage, our living space. There is so little room. I gave the cargo handlers in Istanbul strict instructions how to stack my crates containing the ingredients I need for my desserts, so as one box is used up, it can be discarded. And these fools of cargo handlers did not follow your instructions? Ignored completely. I have 4 crates that must be moved from there to here to correct the order they are stacked. But placing the wrong crate on top of a smaller crate will crush it, its contents, and my career. Calm yourself, mademoiselle. I understand. So, the problem is these 4 crates must be moved there, but carefully. Yes. I have to move these 4 boxes from this location to here. But there is not much space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller crate will be destroyed. L'avevo capito, non sono scemo. I shall assist you. Sì, ma 3 volte mi hai detto la stessa cosa. Signori, questo è il tipico enigma che mi richiederà una marea di tempo. Pertanto cerco di raggiungere in qualche modo la soluzione. Oddio, è più complicato del previsto, no? Questo va qui. E ci vediamo alla fine, quando in un modo o nell'altro, me lo auguro, ci sarò riuscito. Poi in realtà sto andando a tentoni e io il più delle volte gli enigmi li risolvo andando molto, ma molto a tentoni. Non è che so la soluzione o altro. Quando mani la vita. Vi giuro, non ho la più pallida idea se sto effettivamente facendo la cosa giusta. Oh mio Dio.
Ma in teoria sì, perché poi questa la mettiamo qui, questa la rispostiamo qui, questa la mettiamo... Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Sono un bambino intelligente. Voilà. You are a lifesaver. Or at least a dessert saver. Thank you, thank you. I will gladly answer your questions. Giuro che dopo ci tiro un paio di pedate a quelle cocche di scatole, ritornando a noi. Can you tell me your movements of last night? Last night after dinner, I stayed in the kitchen until 12:15 a.m. Then I joined Jean and Hotaru in our quarters. Then all of us read quietly in our beds until we fell asleep. A very studious staff. However, Monsieur Mori doesn't seem to have followed the same literary pursuit as the others. And these rum bottles, do they have something to do with his hangover? Signora, almeno poteva togliere le bottiglie. Porti pazienza, quindi... I rather think that you didn't just read last night. What makes you say that? Non lo so, ci sono un sacco di prove, ma tra l'altro, quell'altro era imbriaco fracico. I spoke to Monsieur Mori. He seemed to be quite hungover. He even asked me to make him his day after tonic. He blurted out, "Freya always wins." Wins what? Carte, Ciccio, Looking carte. around, it is clear you were gambling and drinking most of the night. You don't understand. It's late when we're off duty, but we need to unwind. And now there's been a murder? Yes, I admit it. We went overboard last night. But please don't tell Mr. Book. It's against regulations. We could all be fired. Mademoiselle, I realize your difficult jobs have been made more difficult. But as you say, there has been a murder. I must have the truth. Of course. I'm so sorry. It's not such a crime. I'll leave it there and check in with Monsieur Fauché. Siete fortunati che Book è occupato con l'omicidio, altrimenti si sarebbe accorto che lo chef era veramente ubriacherrimo. Would you mind writing your address on this paper? I'm asking everyone on the train for addresses, in case I need to contact them once they leave the train in Paris. I understand. Ok, ovviamente usa la mano destra. That's it. Mademoiselle Niersen is right-handed. Perfetto, scommetto che lei non Do you fuma. smoke? No, I never have. Ah, perfetto, ok, hai esaurito tutte le mie domande. Thank you for your answers, Miss Nielsen. You're welcome. Non penso che lei c'entri nulla, in effetti, Poi voglio sperare, perché sennò chi mi prepara i dolcini? Aspetta che ti ho quasi mancato! Piccolo bastardo, vieni da papino. Ok, You ne can abbiamo never presi... have too many of these. Però, ascolti, io le voglio bene, ma come ho detto lei c'ha un problema. Appena arriviamo a Parigi si faccia vedere da uno bravo. Ad ogni modo, ritorniamo sui nostri passi, restituiamo la chiave al ragazzo. Here is your key. Thank you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. She is right-handed as well. You have exceeded my expectations. Well done. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. In effetti è un po' che non vedo il conte e la contessa. Mi domando che fine abbiano fatto. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but... Allora diamo un'occhiata alla nostra mappa mentale. Chi fuma? Bella domanda. No, lei ha detto che era molto contraria al fumo. Lui sì, fuma normalmente, nulla di che. Poi Mr. Masterman era quello che fumava di tanto in tanto, mi pare. Ok, e poi sicuramente l'altro tizio, ovvero McQueen, anche lui fumava. Aveva provato a smettere, ma non c'era riuscito, se ben ricordo. A posto Poirot? Sono contento, le mie invece hanno bisogno di andare a riposarsi, ma vabbè, dettagli. Ok, per adesso non abbiamo altro, quindi continuiamo con l'investigazione. Disse il telone, prima di ricordarsi che doveva ancora parlare con lo chef. Signore! Ok, la vedo un cicino meglio in effetti. It's better. Thank you. Then may I ask you some questions? It will not take long. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. Guardi che se non era per me buon uomo, lei era ancora imbriaco fracico e senza un posto di lavoro. Très bien. Can you tell me your movements last night?
Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read Certo. for a short while, then went to bed early. Reading? I'm not sure you have recovered enough to tell me the truth. Don't waste what little energy you have recovered to lie, Monsieur Mori. Yes, sorry, Mr. Poirot. You're right. It obviously wasn't reading that made my head hard like that. But if you told Monsieur Book, it could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. Thank you. No, col cocchio. Io adesso la ricatterò per tutto il viaggio. Voglio che lei mi cucini le migliori prelibatezze e un po' me ne lascia anche da portar via quando scendo dal treno. Please, write your address on this paper. My address? I don't see why. I think I hear Monsieur Book approaching. My address? Yes, of course. Poirot, sei una merda. Another right-handed person. Not surprising, most people are. Ok, e sappiamo che lui è un accanito fumatore. You are a heavy smoker. My job. It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? A banana flavor? Oh, yes. The smell disgusts me. What is wrong with the good tobacco? I do not have time to answer that. Who is it? I've only seen one person who vapes. It's Captain Arbuthnot. Ah, But not. I see. ok. Non mi aspettavo che un fighettone come lui, capitano e tutte cose, si mettesse a Your svapare. testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Mori. My palate depends on your good health. Ok, direi che abbiamo un capitano da interrogare quanto prima. Inoltre, se vi ricordate, quando ho provato a parlare con lui, mi ha detto di non disturbarlo, il che aggrava un attimino la sua posizione, come se stesse cercando di starmi il più lontano possibile. Nel frattempo dubito che la nostra collega detective si sia ancora ripresa. Allora, Arbuthnot stava... Oddio, 106 o 105? C'ho un voto di memoria. Capitano, è qui? Captain Arbuthnot, I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the police? All right. Come in if you must. Scusi se sto cercando di risolvere un caso di omicidio. Sembra che a lei non gliene freghi proprio nulla. Allora, capitano, buongiornissimo, come I andiamo? have just a few questions for you. Very well. Let's hear them. Oh, sempre con le balle girate lei, proprio simpatia portami via, eh. The young English lady, Mademoiselle Debenham, was at the Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there? We exchanged a few words. Fellow Brits abroad, that sort of thing. Certo, c'è l'inciuccio, avanti, lo ammetta. Non so se lei è un uomo sposato o la signorina è una donna sposata, ma insomma. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Book, thinks the assassin is a woman. And that is enough to accuse her. She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. L'hai fatto triggerare. Did she tell you so? Well, yes, maybe she did. She may have commented once upon his somewhat unpleasant appearance. If a woman is concerned, as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. It is clear that the captain is defending Miss Debenham, a woman he supposedly doesn't know very well. Il doppiaggio di Poirot è fatto a regola d'arte, hanno scelto veramente la persona giusta per dargli voce. What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen, the secretary of the man who was killed. We were combacia. in his compartment. He was a friend or acquaintance of yours? No, I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner, and the conversation continued into the early hours. Until what time was that? Until 1:45 or so.
Then I retired to my room and went to sleep. Combacia tutto, se ben ricordo. There is nothing you can recall last night that in any way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the first-class corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out, in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. I know there's nothing in that, but it was the furtive way it was done that caught my attention. Struck me as a bit odd. I understand. Thank you for letting me know. Devo controllare chi dorme alla 201? Non me lo ricordo minimamente. Could you write down your address here, please? My address? If you insist. Guardi, si aggiunge anche il pin della carta di credito e tutte cose. This man is right-handed. Beh, se fosse stato anche mancino era la prova definitiva. Tuttavia, questa voglio vedere come me la spiega. Is this e-cigarette liquid yours? What flavor is it? Banana. Well, that is awkward. That's my flavor of choice. But I have no idea what it was doing there, whatever. Can you explain how it ended up there? I have no idea. I never entered the man's room, Poirot. That's the truth. Oddio, è una prova molto evidente, a meno che non l'abbiano messo lì per incastrarlo, è interamente possibile. Thank you, Captain. You're welcome. Cioè, voglio dire, se riesci a inserire delle prove che depistano le indagini della polizia, sicuramente ne trarrai un grande vantaggio. Buongiornissimo. Ah, ecco chi c'era la 105. Come sta la paziente mezza How svenuta? is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. So di una tecnica che richiede il palpeggiamento della paziente se vuole accomodarsi fuori. È meglio che non ci siano testimoni, è quello che ha detto il mio avvocato, ma insomma ci siamo capiti. Allora, fatemi controllare la mappa mentale. Ah, conclusioni sul liquido per sigaretta elettronica. Seleziona 2 elementi importanti scoperti durante l'interrogatorio del capitano Arbuthnot, ovvero sulla scena del crimine è stata trovata una boccetta di liquido per sigaretta elettronica e tu guarda, il capitano Arbuthnot è l'unica persona sul treno a fumare una sigaretta elettronica. Pertanto, ovviamente la suddetta boccetta appartiene a lui. Il signor McQueen ha confermato che ha parlato bla 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 fino alle 1:45. Pertanto il loro alibi sembrerebbe essere confermato, quindi Arbuthnot non era presente sulla scena del crimine. Ah, ero convinto che fosse lui. Però qualcuno ha provato ad incastrarlo a sto punto. Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Even if this liquid in Ratchet's room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. A meno che loro due non siano gli assassini e quindi si sono forniti un alibi a vicenda. Anche questo è possibile. Allora, dobbiamo riparlare con la Olson, perfetto, la quale condivideva la cabina con la 201. Chi poi c'è? Dicevo, la quale condivideva la cabina con la tizia di Arbuthnot. Però c'è un problema, non ho più la lista. Aspetta, forse è fra i miei documenti. No, confermo di non avere più la lista dei passeggeri e delle loro cabine. E che cocchio, e ovviamente il tizio se n'è andato a dormire. Poretto, c'aveva anche tutti i diritti in effetti, Allora, dobbiamo andare a parlare, come dicevamo, con la tizia dell'Ikea, la svedese, nella stanza 104. Datemi un secondo perché questa parte la sto registrando 3 settimane dopo. Tutto quello che avete visto negli ultimi giorni di Poirot era stato registrato ancora ad inizio novembre. E mi sto riprendendo ancora con la gola e tutto il resto. Pardon this intrusion, Mademoiselle Olsen, but something you told me earlier confuses me. Oh, please, come in. Sto mandando un mobile di Ikea. Dove ha messo i pezzi del mobile? Avanti, dammi via tutte le vitine. How can you be sure Mademoiselle Debenham was in bed all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. Ma non vuol dire nulla. Non vuol dire che non si sia alzata nel frattempo. E te chiaramente non c'hai il sonno
così leggero come pensi. Però sì, la frase sbagliata è questa. Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? Perché la signorina Debenham si è svegliata alle 5. I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very soundly not to have heard it. Oh, but does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night. Thank you for your testimony. Oddio, non ce la vedo da ammazzare una persona, eh. Poi magari è brava a recitare la sua parte, non dico di no. Allora, dovremmo aver interrogato la maggior parte delle persone per adesso. Chi altro resta? Gli alibi? Ah, vediamo un po' quindi di fare il punto della situazione. Chi ha un alibi che può essere confermato da un altro testimone? Il signor McQueen stava parlando con il capitano Arbuthnot. La signorina Debenham ha dormito tutta la notte, come confermato dalla Olofsson. Il signor Michel ha risposto alla chiamata della signorina Appard, che aveva il tizio che gli era entrato nella cabina. E la signorina Nielsen stava giocando a carte con il signor Mori e il signor Fauché. La cosa preoccupante è che tutti hanno un alibi e non riusciamo davvero a capire chi possa essere il colpevole. Qualcuno sta aiutando qualcun altro, questo è abbastanza ovvio. Allora, o ritorniamo dal dottore, oppure molto più semplicemente direi di andare a parlare con Book, altrimenti mi sbatte fuori dal treno se non gli risolvo sto caso d'omicidio. E io voglio i cioccolatini svizzeri. Ah, un'altra che scrive con la mano destra. Observe her instead. Ottimo. Mano dominante dei passeggeri del treno. Quindi abbiamo visualizzato tutti. Vediamo un po'. Quindi lui scriveva con la sinistra? Davvero non ci ho fatto caso. Quindi gli altri due erano con la destra? Sicuro che scrisse con la sinistra. Secondo me che erano tutti e tre con la destra. Ah, ecco, mi sembrava strano. Mi sarebbe saltato all'occhio un dettaglio del genere. Fai rapporto a Book. Perfetto, non mi ero effettivamente sbagliato. Se ricordo bene, era nella cabina ristorante. Ciccio, sei sempre che mangi, bevi e tutte cose, ma fai il tuo lavoro. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. Non lo so, mi servono altri dolcetti della Nielsen. There is no trace of the murder weapon on the train, as yet. The killer could have hidden it anywhere. It must be somewhere. Indeed, Davvero? as you say, it must be somewhere. According to Dr. Constantine's report, the stab wounds were made by at least one right-handed and one left-handed person, and with different strength. For the moment, everyone I have checked is right-handed. It is impossible to draw any conclusions as yet. However, I still have a few people to interrogate, notably the Russian princess. Aspetta, You still spera. have many avenues to explore? Indeed, the case is far from over, mon ami. E poi c'è il problema della sigaretta. I identified the person responsible for the bottle of liquid for the vape found at the crime scene. So, this is our culprit? Do we hold him? No, Magari. unfortunately, this bottle belongs to Captain Arbuthnot, but he has an alibi, confirmed by Monsieur McQueen for the time of the murder. Oh no, che succede adesso? Monsieur Poirot. Michel, calm down. But it's Mrs. Hobart. She says she found the murder weapon in her room. She's ma dai. very upset. Let's go, Poirot. Ma è vecchia rincoglionita, non ci possiamo fidare di quella, santo cielo. Ok, vediamo di capire cosa boia sia accaduto, come ha fatto a trovarla. Cioè, gliel'hanno lasciata lì? Siamo onesti, quella donna non può ammazzare nessuno. Ti porta al suicidio perché ogni volta che ti parla ti viene voglia di accoltellarti da solo. O accoltellare lei, eventualmente. Signora, che succede? Racconti tutto allo zio Poirot. to be allowed to leave this train. Madame, we are in the mountains, trapped in a snowdrift. Stating the obvious, there is a murderer among us. Among the us? audacity to hide his weapon in my room. Please, Madame Hubert, take a deep breath and tell us what occurred. Proprio lei, eh? Parliamo del coltello, Where signora. did you find the knife? I wanted to get a handkerchief from my purse, and when I opened it, I saw it. A bloody knife. Am I next to be murdered? I very much doubt the murderer would give you his weapon. In What do you effetti, Madame, he would have used it. Oh, I have it. signora,
Un pochettino svampita ma anche rincoglionita, scusi, eh. Did you touch the knife? Of course not. What a question. I will take that as a no. Gesù, stia buona 10 secondi. Cioè, so che non è una cosa normale trovare un coltello insanguinato di un omicidio nella propria borsa, ma vabbè, dettagli. In verità ho fatto uno scherzo del manga quando ero bambino, avrò avuto, oh ragazzi, 9 anni. Fuori dal ristorante c'era sto coltello buttato lì e poco più in là una macchina con un finestrino abbassato, quindi abbiamo preso il coltello e l'abbiamo buttato dentro la macchina senza rovinare o altro. Di certo è una cosa abbastanza particolare da trovare all'interno del proprio veicolo quando poi ritorni. Sì, questo è chiaramente l'arma del delitto. Is this knife the real murder weapon or is it a red herring? Sono io o il coltello ha una forma abbastanza strana e particolare? È corto e tozzo. Non ho mai visto un coltello fatto così. Strano. Glielo lasciamo lì alla signora? Signora, guardi, faccia finta di nulla, lo usi come portachiavi. Ok, abbiamo tutto il necessario, Emo. Mrs. Hubbard is distraught, Poirot. I should stay with her. Please go on without me. I have every right to be distraught. Thank you, Mr. Book. Book, guarda che non te la dà, eh. C'ha tipo le ragnatele là sotto, ma insomma ci siamo capiti. Figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Adesso non so quando registrerò le prossime puntate, perché tra il fatto che sono stato malissimo e devo ancora riprendermi, vi giuro, anche solo per farti 10 minuti extra, c'ho la gola distrutta. E col fatto che siamo in un periodo in cui bisogna portare serie che funzionano e che fanno views, perché su YouTube l'ultimo quadrimestre funziona così, appena c'ho un buco libero ci snacco dentro un Poirot. E anche perché sono curioso di vedere come proseguiranno le indagini. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi ritrovate un coltello insanguinato, ve lo dico io dove. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!